E bella a tutti ragazzi dal vostro Smoto e benvenuti in un nuovo motovlog. Oggi primo motovlog con la nuova GoPro. Spero che il cambio di qualità si noti, se no abbiamo fatto tutto sto robo per niente. Vadi signora, vadi, non c'è stress. E volevo parlarvi un attimo di un argomento che mi ha un po' lasciato così quando l'ho letto, ovvero le moto più vendute del momento in Italia. Mentre qua in Austria KTM e BMW la fanno da padrone ormai, ogni anno, ogni mese, in Italia l'ultimo mese, a settembre, è successo qualcosa di molto strano, cioè praticamente che la più venduta è una Benelli. 3000 rotte unità, è stata la moto più venduta del mese, più immatricolata, cioè è riuscita a battere il GS e l'Africa Twin, cioè a scalzare il GS dal primo posto. Non c'era riuscito nessuno negli ultimi non so quanti anni ormai. C'era mancato poco col Tracer, se non sbaglio, forse addirittura l'aveva battuto un mese, ma parliamo di Yamaha che batte BMW, ma di Benelli che batte BMW non se n'era mai sentito. E quindi ho visto quell'articolo e mi sono detto: ma che cazzo succede in Italia? È anche vero che da un paio d'anni che il TRK sta facendo vendite importanti. È pur sempre un prodotto italiano, diciamo, è disegnato in Italia e poi è costruito in Cina. Un po' come qualsiasi roba ormai, tutti i prodotti sono disegnati nel mondo e poi prodotti in Cina, in India, in Pakistan. Però a quanto pare la Benelli sta lavorando bene, perché anche il Leoncino sta vendendo, il TRK sta facendo questi numeri qui, il povero TNT anche lui, qualche pazzo folle che lo compra lo trova. Significa che comunque la qualità c'è, perché non avrebbe tutti questi numeri, non ci sarebbe passaparola, non ne parlerebbero bene le riviste. Quindi 3000 unità vendute rispetto alla 2700 se non sbaglio del BMW. Cosa fa capire questo dato secondo me? Il fatto che comunque il mercato moto è uno dei pochi che sta funzionando in Italia attualmente con la storia del Covid, vedere che la maggior parte alla fine compra delle moto, diciamo, di media cilindrata e media fascia di prezzo, perché comunque il Benelli costa 5.990 se non sbaglio, mentre il modello X costa qualcosina di più, fa capire che c'è proprio voglia di moto, ma non ci sono i fondi di una volta per comprarsi il GS Super Adventure o il KTM Super Adventure. E quindi praticamente il motociclista sta ripiegando su questi mezzi. Wow, 3 Shelby. Quindi si sta ripiegando su queste moto di questo genere qui. Mi ha scioccato abbastanza la notizia, perché non so se io avrei il coraggio di desiderare una moto, diciamo, perché quel settore lì è uno che punta al GS, desidera il GS, magari a dicembre dell'anno scorso poteva anche permetterselo prima dell'arrivo del Covid. È successo questo, è successo quell'altro, di pandemia e quant'altro, e uno ripiega a prendere un Benelli. Io non so se avrei il coraggio di fare una roba del genere. Cioè, io ho preso questa moto qui sapendo che era una moto provvisoria, invendibile, perché un Benelli TNT 125 è invendibile. Non so che mercato possa avere, e penso che sarà più o meno una roba simile anche sul Benelli. Cioè, sarà una moto che la compri nuova a 6.000 e dopo un anno la dai via a 2 o 3.000 massimo. Non so se avrei il coraggio di fare una scelta del genere. Forse aspetterei tempi migliori per prendermi quello che voglio, cioè il GS. Perché poi non è neanche non puoi dire che è una moto provvisoria, perché comunque ha 47 cavalli se non sbaglio, un 500, non è una moto, una cacatina di moto, è una moto a tutti gli effetti. Sarà per il nome, sarà per la qualità costruttiva, sarà perché non so cosa, costa così poco, pur avendo un equipaggiamento non male alla fine, perché la linea e il design è molto, molto moderno. L'ABS è di serie e quant'altro, cioè non è proprio messa malissimo come moto. E niente, ho letto sta cosa e sono rimasto un po' così, un po' scioccato. Voi cosa ne pensate di questa faccenda qui? Fatemi sapere la vostra, perché voglio capire, cioè, cosa spinge un motociclista che di solito quindi comprava un GS o un Africa Twin, perché i numeri sono quelli. Se prima c'erano 5.000 immatricolazioni mensili per il GS, adesso ce ne sono 2.000 rotte e 3.000 c'è il Benelli, penso che sia da leggere così il dato.
Niente ragazzi, questo era un breve video che volevo fare di confronto per parlarne con voi di questa faccenda, perché veramente sono rimasto allibito, sperando che il mercato moto si riprenda presto, perché ormai, cioè, il mercato moto è già ripreso, sperando che l'economia si riprenda e quindi che tutti saremo capaci di comprare quello che vogliamo veramente e non dei mezzi di ripiego come anch'io. No, io per fortuna potevo prendermi quello che volevo. Era veramente tardi come tempo, diciamo, come... Oh, senti come spinge il Benelli, oh. Si lasciano passare, certo. Siamo in Austria. Ah, si figuri. Detto questo, ragazzi, vi auguro una buona continuazione. Bella bro. Ci vediamo presto in un nuovo video. Bello!